Giulia, chi è che non la conosce? Alfa Romeo Giulia 1600. Innanzitutto un record, abbiamo usato queste vetture per oltre 20 anni. Non è un caso che io ho presi la patente che mi abilitava la guida di automezzi in servizio di polizia proprio con la Giulia. Dov'è il cambiamento? Il cambiamento è che non abbiamo più macchine potentissime. Perché? Perché ormai la tecnologia ci aiuta e le sale operative, il cosiddetto COT, si crea una rete, una vera e propria rete di controllo nell'ambito cittadino. Quindi non c'è più il poliziotto che insegue il delinquente per chilometri e chilometri, no, c'è l'intervento delle altre pattuglie che intercettano. Quindi è più importante una vettura robusta sicuramente, ma allo stesso tempo agile, più agile delle vetture più potenti del passato. È una vettura che nell'immaginario collettivo, e non soltanto italiano, riveste un ruolo importantissimo. W la confermo, normale servizio per noi. Normale. Qui di normale non c'è più niente. Fino a ieri sembrava tutto normale. Oggi non si comprende. La rapina, sì, il furto, sì, la vecchietta, l'incidente, sì. Ma quel ragazzo, eravamo compagni di corso. È sparito così, per niente. Bah, normale servizio, via. Mitica il termine giusto. Mitica non soltanto per noi addetti ai lavori. Fu un autentico mito. Io ricordo da bambino, Natale, trovai sotto l'albero un modellino di questa vettura qua. Che cosa rappresentava? Rappresentava un sogno, un modo di fare, che era importante. Non c'era più sotto l'albero la semplice pistoletta di plastica, c'era l'automobile della polizia, ed era la Giulia. Che appartiene alla mia generazione non ha nell'immaginario un'altra vettura della polizia. Questa era, non è un caso che l'abbiamo usata per oltre 20 anni. Questa è ancora l'Alfa. Il mondo andava sempre più veloce, ma le strade no. Le strade erano sempre stesse, anzi, le città italiane si urbanizzano, a volte in maniera anche discutibile se vogliamo. Ecco quindi che una potenza così importante non è più utile, anzi, più utile una macchina più leggera, più agile, dal cambio magari migliorato, che ti consente veramente in un quartiere di contrastare la criminalità. E poi c'è un altro concetto molto molto importante. Finalmente nasce la rete che protegge la città, quindi non è più la vettura che insegue l'altra vettura, c'è un insieme di vetture che intercettano chi fugge. E poi finalmente la tecnologia arriva in aiuto, nasce la sala operativa 113, il COT, il cosiddetto COT. Ecco quindi che c'è un centro nevralgico che veramente dirige le volanti sul territorio, la rete, questa è la rete, quindi la vettura che fugge viene intercettata più avanti. Non occorre più la grande potenza, gli inseguimenti che prima si potevano magari anche fino a fuori Roma sulle strade consolari, oggi non c'è più, non occorre più tanta potenza. C'è un'altra grande componente in questi anni, le operazioni di ordine pubblico sono cambiate, non è più il semplice manifestante, il semplice scioperante. Tra questi cittadini si nasconde qualcuno che ti odia. E questo non puoi non tenerlo in mente quando vai a fronteggiare queste persone, che sono persone come te, ma dietro non sai chi c'è dietro. Ed è difficile da vedere, purtroppo quando lo vedi è troppo tardi. Era pesante, era di piombo, e questa è una terminologia che ormai si sente spesso. Che vuol dire il piombo? Il piombo è il cielo scuro, è la mancanza di luce, la pallottola che ti arriva addosso all'improvviso, ma da chi arriva? Non è più il delinquente, l'omicida, il rapinatore. C'è un fenomeno nuovo che non si capiva ancora bene. Noi sapevamo che avere una giubba così addosso era come avere un bersaglio. Poi fu chiamato terrorismo. Oggi è a livello internazionale, sappiamo di cosa stiamo parlando. All'epoca no, era una novità, chiamiamola così. Che vuol dire terrorismo? Quando tu puoi uscire di casa. Tutti avevano paura perché non c'era un bersaglio definito, stabilito, classico. La bomba poteva scoppiare ovunque, la pallottola poteva arrivare dappertutto e addosso a chiunque.
Per chi vive nelle grandi città erano tempi veramente, veramente strani, mancava veramente quel senso di sicurezza che invece noi a tutti i costi cercavamo di profondere nel cittadino, però spesso non ci si riusciva. Sono anni di forte tensioni sociali, chissà, forse proprio alla fine degli anni 60, dal 68 in poi, che si arriva in maniera quasi incredibile e drammatica a eventi veramente brutti, sembra di essere in guerra, e forse è una vera e propria guerra. I soldati siamo noi di forze dell'ordine. Noi veramente usciamo da casa e non sappiamo se torniamo la sera. Il cittadino è dalla nostra parte, ma ha paura, tutti abbiamo paura. Ecco il piombo qual è. Io entro in polizia all'inizio degli anni '80 e i miei colleghi erano quelli che hanno vissuto determinate situazioni. Cosa mi hanno insegnato? Abbandona la vettura. Come senti gli spari, esci dalla vettura, la vettura è un bersaglio, devi uscire immediatamente. Rotola la strada, cerca un punto, proteggiti e rispondi se puoi. Eccoci qua, alla fine di questa breve camminata all'interno del Museo delle Auto. Alle mie spalle i veicoli rappresentanti degli anni 80 e 90, quando appunto era in uso l'odierna livrea. Questo è quanto, signori e signore, il museo è di tutti, il museo accogliente e il museo sempre aperto.